Buongiorno dall'Istituto di Cultura. Oggi dedichiamo questo incontro a Dante. A Dante, visto nella contemporaneità, letto da un grandissimo artista contemporaneo come Mimmo Paladino, questo artista ha lavorato in collaborazione con un altro importante designer che ha segnato la nostra contemporaneità, e cioè Cleto Munari. A guidare così la conversazione ci sarà una cara amica, Alba Cappellieri, che è professore ordinario al Politecnico di Milano, che è direttore del Museo del Gioiello di Vicenza, che ha curato moltissime mostre, che ha collaborato e collabora tuttora con importanti case produttrici di gioielli, e una collega che ha cambiato anche la percezione del gioiello, potremmo dire, attraverso le mostre che ha ideato. Penso soprattutto ai gioielli dell'Art Nouveau, al 3D printing che è uscito da Schirà nel 2018, e quindi ha una percezione di grande attualità di quello che sta avvenendo nel mondo del gioiello, nel mondo dell'arte del gioiello. Lascio a lei la parola per introdurre poi i nostri ospiti. Grazie mille caro direttore, è un privilegio e un onore poter conversare con voi oggi pomeriggio. È un tema davvero interessante, uno di quelli che io prediligo perché sono convinta che l'Italia sia un paese straordinario nel passato come nel presente, nella tradizione come nell'innovazione, e eventi come quello di oggi ci raccontano proprio la capacità del presente di reinterpretare il passato. Il nostro incontro oggi è dedicato a un gioiello straordinario che Mimmo Paladino ha progettato, ha disegnato, dedicato a Dante, e che Cleto Munari ha realizzato. È un tema che nasce più di 2 anni fa, quando Francesca e Peralvise Serego Alighieri decisero di rendere omaggio al loro celeberrimo avo, e Cleto Munari chiese a Mimmo Paladino di realizzare una spilla. Dopo 2 anni il maestro Paladino era pronto con un progetto e un'opera assolutamente meravigliosa. Al valore artistico di Paladino e al valore manifatturiero di Munari si aggiunge anche un altro valore, che è quello letterario, messo proprio su carta dal nostro direttore. Ed ecco allora che si dimostra quello che io penso da molto tempo, vale a dire che il gioiello è, tra gli oggetti della nostra cultura materiale, uno dei pochissimi ad avere l'abilità di intrecciare mondi, discipline, valori e contenuti molto diversi. E infatti mi piacerebbe proprio cominciare dal ruolo letterario di questo bellissimo gioiello che il professor Finotti ha messo molto poeticamente in evidenza. Chiedo a Fabio di raccontarci anche quello che lui ha visto nella letteratura, proprio perché questa spilla è un incontro di mondi, l'arte, la manifattura e la grandissima letteratura di Dante Alighieri. Grazie Alba, e io penso davvero che i migliori critici dei grandi scrittori siano di solito o altri scrittori o artisti come appunto Mimmo Paladino, perché questa spilla non è semplicemente una illustrazione di Dante, non è una raffigurazione semplicemente del profilo di Dante su uno sfondo stellato. E io credo un'interpretazione profonda del significato essenziale della Divina Commedia. Se io guardo questa spilla vedo intanto le stelle, e così oltre, da padovano, ricordarmi del cielo stellato della Cappella degli Scrovegni di Giotto, e così colgo i 3 punti fondamentali in cui si articola la Divina Commedia, perché come tutti sappiamo stelle è la parola
che segna il termine di tutti e tre i canti. Il primo, e quindi uscimmo a rivedere le stelle, che segna la possibilità per l'uomo di attraversare la morte e poi di rinascere. Le stelle sono la rappresentazione di questa forza di rinascita che c'è nell'uomo anche dopo aver attraversato, si potrebbe dire così, la disperazione, non solo il peccato, ma la disperazione dell'errore. Ma poi c'è anche il purgatorio che termina con le stesse parole, con la stessa parola, puro e disposto a salire alle stelle. Di nuovo la parola stelle, ma in questo caso le stelle non rappresentano solamente come dire, la promessa di una rinascita, ma il destino, il luogo verso cui ci si muove, e quindi questa capacità di guardare oltre il posto in cui si sta, oltre la terra, oltre il luogo in cui la nostra vita si sta svolgendo. E infine l'amor che muove il sole e le altre stelle, questo verso stupendo dove abbiamo il sole e le altre stelle, tante stelle diverse, come per Dante tanti sono i destini diversi dell'uomo. Quindi in questo cielo stellato Palladino ha colto tre aspetti fondamentali della Divina Commedia, compreso appunto la diversità della luce che lo illumina. Dio è diverso in ognuno di noi. E poi credo che abbia colto qualcosa di ancora più emozionante nel profilo di Dante, perché di solito nei quadri due-trecenteschi noi abbiamo il fondo oro, cioè la rappresentazione della divinità che fa da sfondo all'immagine dell'uomo. Qui non abbiamo il fondo oro, ma è l'immagine dell'uomo che diventa d'oro, ed è il punto cruciale proprio della Divina Commedia, quando Dante si rende conto che lui e Dio si rispecchiano l'uno con l'altro. Questa dimensione umana della divinità e divina al tempo stesso è il messaggio sostanziale della Divina Commedia, ed è il messaggio che io trovo splendidamente rappresentato nella Sibilla di Palladino, che da questo punto di vista vale molto più di un saggio di tanti accademici. Grazie mille al professor Finotti, e vorrei chiedere al maestro Palladino se ci racconta la genesi di questa spilla, con un accento particolare, perché il gioiello è un territorio molto frequentato dagli artisti, però mentre solitamente gli artisti guardano al gioiello come una miniaturizzazione delle proprie opere e del proprio linguaggio espressivo, il maestro Palladino, che non è nuovo ai gioielli, perché questa non è certo il suo primo, invece è tra i pochissimi che non tende alla miniaturizzazione, ma che invece racconta attraverso le dimensioni e i materiali del gioiello la sua arte. Maestro Palladino, che cos'è un gioiello per lei? Ma intanto vorrei ringraziare il professore per una lettura straordinaria, alla quale assolutamente non pensavo, ma è giusto che l'artista non programmi il pensiero se non nel progettare, nel disegnare, nel fare. E quindi è bello che io mi possa avvicinare all'idea di Dante come qualcosa di frammenti da associare, per cui non è una illustrazione. Il gioiello, vabbè, in questo caso è una delle tante bellissime avventure propostami da Cleto su tante cose, che sono le mie curiosità extrapittoriche, extrascultorie. E quindi perché no? E tra l'altro dico, ci stavamo avvicinando alla ricorrenza dell'anniversario dantesco, e però dissi, Cleto, ma che posso fare? Dante, l'hanno fatto tutti, insomma, no? Il solito profilo. Ma il gioiello invece in questione non è dissimile da altre cose, infatti senza un tema. Il gioiello credo che per un artista è una curiosità e sicuramente ha un suo linguaggio autonomo rispetto alla pittura o alla scultura. Cioè bisogna riconoscerci, ma comunque c'è un linguaggio che ha a che fare con altre cose, con un'idea artigianale, con una materia che non si usa, l'oro piuttosto altre cose. Quindi credo che qualunque cosa l'artista che è abituato a fare dei quadri o delle sculture faccia in territorio extraterritoriale dal proprio specifico debba usare un linguaggio adatto a
quello che sta realizzando. Aggiunge una complessità all'opera d'arte, che è quella del corpo, cioè i gioielli devono essere indossati. La vestibilità è un suo parametro progettuale? Beh, certo, non è, alcuni sono importabili, vedo alcuni gioielli disegnati da artisti che sono assolutamente improbabili, come certe sedie storte sulle quali non ci si può sedere. Credo che ha a che fare molto comunque col territorio del design, perché va indossato, cioè va tenuto conto che una persona lo debba indossare senza avere dei problemi con nulla, insomma, ma con la semplicità. Ma tutto sommato anche i gioielli dell'antichità più remota avevano questa vistosità per certi aspetti, però non è che non fossero indossabili, insomma. Le regine di un tempo li indossavano, insomma. Il segno che lei ha voluto proporre per questa spilla dedicata a Dante sono, come ci diceva il professor Finotti, le stelle. Ci racconti un po' quando Cleto, più di 2 anni fa ormai, le ha chiesto questo gioiello per Dante, lei che cosa ha pensato, che cosa ha immaginato? Mi incuriosisce la genesi creativa di un grande artista quale lei è. Ma intanto era una richiesta a tema, una delle poche volte che Cleto mi ha fatto una richiesta a tema. Ed era veramente difficile pensare a una cosa così, che si potesse indossare, che avesse un tema, eccetera. Però devo dire che io con Dante ci stavo avendo già a che fare, illustrando la Divina Commedia, insomma. E che significa? Come diceva il professore, l'artista non illustra, ma ricava dai versi, dalle parole, qualcos'altro che va oltre. Ma penso che l'arte sia questa, l'arte influenza un'arte, la musica influenza la pittura e viceversa, cioè c'è un interscambio incredibile, per cui io già lavoravo su Dante, ma non solo, stavo già elaborando il fatidico secondo film, dopo il Don Chisciotte, che ha per tema l'inferno. E quindi avevo un doppio tavolo, per cui su un tavolo lavoravo ai progetti, alla sceneggiatura del film e sull'altro mi arriva la spilla. Dante la stava cercando. Mi stava inseguendo. La stava inseguendo. E quindi come è nata questa spilla? Ma è nata quasi così all'istante, con pochissimi piccoli scarabocchi, che per far capire a Munari, a Cleto, cose che io volessi realizzare, più o meno, credo di aver fatto anche un piccolo modellino. E soprattutto pensando al fatto che non solo doveva poi anche rappresentare il soggetto, perché era un anniversario particolare, ma anche alla famosa indossabilità, no? Perché doveva essere anche attaccata a un abito, insomma. Quindi. Ma soprattutto credo, come diceva anche, ripeto, il professore ha individuato perfettamente forse quello che l'artista da rabdomante qual è non sa prima. La luce, l'oro, ma non come materia preziosa, ma come la intendevano i bizantini, quindi un fondo che è il fondale dell'universo. E beh, insomma, il profilo inevitabile dell'artista rappresentato, insomma. Erano 3 elementi molto così, che mi sembravano assolutamente inevitabili. Grazie mille, ed ecco che sull'oro, sugli smalti e sulla realizzazione della spilla arriva Cleto con la sua arte sia di designer che invece per la sua straordinaria manifattura. Ricordiamo che Cleto è stato quello che a partire dagli anni '80 ha portato il design e l'architettura nel mondo del gioiello, ha contaminato dei mondi che erano tangenti ma abbastanza lontani. Ed è stato proprio grazie a lui e alla sua prima collezione che grandi architetti americani, giapponesi, internazionali e naturalmente progettisti italiani si sono confrontati con questo oggetto terribile e difficilissimo di Alessandro Mendini, che è il gioiello. Cleto, raccontaci un po' la tua straordinaria storia
di editore di gioielli, di artisti e di architetti, fino ad arrivare a questa spilla bellissima dedicata a Dante. Sarò brevissimo. Inizio a 43 anni ed è stato determinante il mio incontro con Carlo Scarpa, dove ho in qualche maniera frequentato la sua casa per 6 anni per assistere nei lavori che facevo dalla mattina alla sera. E diciamo che la mia colonna portante prima è stata Carlo Scarpa, nel quale ho imparato un po' il mestiere, più che nel mondo dell'architettura, nel mondo del design. E poi il secondo tempo, ma che avevo conosciuto ancora più di Carlo Scarpa, Ettore Sottsass, che dall'80 all'87 è stato il mio associato, diciamo, è stato solo nel suo studio al momento della iniziazione della Memphis, questo movimento che è stato un movimento rivoluzionario e di contestazione sul mercato internazionale. Ecco, diciamo, Carlo Scarpa e Ettore Sottsass sono state le due mie colonne e da loro ho imparato un po' questo lavoro, guardando, seguendoli attentamente, scopiazzando quello che facevano loro e sono arrivato a questo, al suo tempo, a cominciare a fare delle sfide sul mercato internazionale, prima cominciando a fare dei gioielli per mia moglie e poi chiedendo prima a Michele De Luca e sicuramente altri 15-20 architetti mondiali di fare una collezione che ha girato tutto il mondo dopo 3, 4, 5 anni, che è stata veramente una rivoluzione. 4-5 anni fa ricomincio ancora nel mondo del gioiello, diciamo, però a distanza di 20 anni quando avevo lasciato gli altri. E sto facendo una collezione abbastanza interessante dove sarò, credo, ospite al Museo Nazionale Archeologico di Napoli da settembre a dicembre. Con Mimmo Paladino ci siamo conosciuti, credo, fine anni 70. Tanto è vero che mi ricordo che a casa mia a Venezia, fattami da casa da Ettore Sottsass ha voluto che mettessimo 2 quadri di Mimmo Paladino prima di fotografare, perché Mimmo Paladino era molto legato, Ettore Sottsass era molto legato a Mimmo Paladino. E lì ho cominciato, poi successivamente a tempestare, siamo alla fine degli anni 70, 79, 80, e quando cominciavo a fare questi primi gioielli per mia moglie, a telefonare a Mimmo Paladino per chiedere di disegnarmi qualcosa. Ecco, diciamo, lì inizia la mia collaborazione, la mia amicizia con Mimmo, che poi con la collezione di primi gioielli fatti con lui negli anni, cominciata negli anni, erano 12 pezzi, negli anni 82-83, li abbiamo finito addirittura nel 2002, è durato 20 anni. Io ricordo che per avere le posate disegnate da Carlo Scarpa, che sono presenti forse in 70 musei del mondo, ho ospitato 5 anni, per avere una collezione di 12 pezzi di Mimmo Paladino, di gioielli, ce ne sono voluti 20. Ecco, siamo arrivati ultimamente con questo 700 anni della morte di Dante, e i serevolieri e eredi di Dante mi dice: perché non facciamo una spilla? E ho contattato Mimmo Paladino perché pensavo che fosse la persona più adatta per poter fare una roba di questo genere. Il risultato credo che sia non bello, eccezionale, e questo è tutto. D'altra parte, di tutte le cose che ho sempre fatto, io ho sempre, al suo tempo, Carlo Scarpa mi diceva sempre, cerca di fare sempre gli oggetti per la quotidianità, ossia che sono oggetti portabili, indossabili, non fa sempre delle cose che non c'entrano. Perciò in tutte le cose che sto facendo ho sempre fatto degli oggetti che abbiano le proporzioni giuste per poter indossare. Quindi Mimmo Paladino sarà una spilla fantastica e spero di aver indossata da parecchia gente. Cleto, quando ti è arrivato il disegno di Mimmo Paladino, con questo cielo, le stelle e il profilo di Dante, tu che cosa hai pensato? Perché il passaggio dal disegno alla realtà è fondamentale e tra l'altro anche piccoli millimetri possono fare
la differenza. Quindi quando hai visto il disegno di Paladino, che cosa hai pensato? Ti dirò che il mio Paladino gli avevo chiesto il disegno tanto tempo prima e poi un po' non è facile parlare con Paladino, anche perché non facevo solo di un giro per telefono, qualche volta devo telefonare a lei, ma sua moglie, per poter parlare con lui, perché in pianto lavoro, perché non c'è molto dimestichezza col telefono. Diciamo che quando gli ho chiesto, e sono passato un sacco di tempo prima che mi facessi i disegni, dimmi poi con questa spina se vuoi andare avanti o se abbandoniamo. E lui dice, ma dimmi cosa vuoi. E dico, voglio questo, 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 questo. Ecco, diciamo di giro, dopo 2 ore su WhatsApp per telefonino ricevevo le 4-5 disegni delle spine di mio Paladino. Perciò lui quando vuole, quando c'è il tempo, praticamente, e forse anche c'è l'idea, praticamente le cose le realizza in mezz'ora di questo genere. E mi ha mandato 5-6 disegni, ho scelto quello naturalmente che mi rappresentava un po' meglio l'immagine, praticamente con le stelle, con l'immagine di Dante e con l'universo che si prospettava, delle 4-5 che mi ha disegnato, che siano questa roba qua. Credo, ecco, questo mi consiglio a Carlo Scarpa, di avere la sensibilità di capire quali sono le cose belle. Ecco, a un certo punto io, diciamo che in tutta la mia vita ho sempre inseguito la bellezza, e questo praticamente è un po' la mia ricerca continua. Credo con queste spine praticamente abbiamo raggiunto il top della bellezza, praticamente di una spina dedicata a Dante. Cleto, e questa spilla a chi è diretta? Come ti immagini la donna che indosserà la spilla di Dante? La donna che, e quale può essere la donna che può fare una spilla di questo genere? Una che ha sensibilità, che è amante del bello e amante dell'arte, e amante delle cose che faccio io. Il maestro Paladino ha citato la scelta dei materiali e in particolar modo l'oro, non tanto per il suo valore di materiale prezioso, ma con un evidente intento figurativo. Tu ci dici, per me l'oro è quello dei bizantini, è il fondo che usava Bisanzio per per mettere in risalto le proprie figure. Allora, per Cleto Munari, editore, l'oro è anche il materiale prezioso. Quindi, come vi siete incontrati in questo ragionamento sulla materia? Allora, con Carlo Scarpa l'inizio è stato di fare delle posate per uso per la tavola e lui pensava di farle esclusivamente in oro massiccio, anche perché lui sempre diceva, e fra 1000, 2000, 3000 anni, perché noi abbiamo le tombe degli egizi, andiamo nel Perù, andiamo là, le cose, insomma, le ceramiche dei cocci, l'argento non vale più niente, le cose preziose che restano sono le cose in oro. Pertanto io ho pensato sempre di fare le cose in oro, per me è sempre stato fondamentale per la sua brillantezza, per la sua preziosità, per la sua unicità. Ecco, vuol dire che Ettore Sozzi invece pensava all'oggetto che fosse oggetto in se stesso, fatto in legno, magari fatto in rame, che io però, quando cercavo di convincere di fare questi gioielli in materiali non preziosi, io mi sono rifiutato perché lo consideravo una scuola fatta da Carlo Scarpa che solamente in oro potesse essere di veri gioielli. Maestro Paladino, per lei la preziosità del concetto viene prima o dopo la preziosità del materiale? Inevitabilmente il concetto, per me l'oro intanto è l'oro degli alchimisti, quindi già c'è una trasformazione esoterica intorno all'oro. E poi io uso normalmente i fondi oro per lavorare. Ripeto, è come il colore dell'universo l'oro, no? Non ha profondità, va oltre l'immagine rappresentata. Non penso mai al peso, come dire, economico della materia, insomma. Nei gioielli che fa Cleto ci sono dei materiali che preferisce?
No, ma quelle cose fatte, no, hanno, a loro si sovrappone magari il legno d'ebano, che è nero, e quindi c'ha una sua prima, come dire, ha un suo primo piano rispetto al fondo. Altre hanno degli smalti, ma sempre così colori molto monocromatici, il rosso, il blu oltremare. No, diciamo che ha un'idea di combinare insieme delle forme e allo stesso tempo anche un cromatismo. Fabio, ti vorrei chiedere un riferimento invece letterario a queste materie preziose, materie antiche. L'oro, per esempio, è stato un materiale che è stato immediatamente adorato dall'uomo primitivo perché probabilmente gli ricordava la luce del sole. Questa commistione di materie preziose, di arte, di altissimo artigianato è prettamente italiano, ci rimanda alla cultura, alla storia italiana. Che cosa ne pensi? Io penso che Paladino qui abbia appunto ripreso questa straordinaria tradizione in cui l'oro ha un valore spirituale prima che un valore materiale, la luce dell'universo, la forza potente che trasforma le cose perché col suo splendore in qualche modo evoca anche il fuoco, il materiale che rappresenta anche la purezza, il materiale che non si contamina e quindi l'assoluto, insomma. Ma penso anche che questa spilla sia non solo un gioiello, come dire, piatto, per così dire, una descrizione, è una scultura, cioè Paladino riesce a creare uno spazio profondo che proietta il profilo di Dante in oro su un cielo che sembra molto lontano, sembra abissalmente lontano e ci racconta di come la Divina Commedia sia un viaggio, una narrazione anche in alcuni momenti angosciante, abissale, un racconto di come l'uomo si trova continuamente di fronte nel suo percorso ad abissi e la fine, noi la conosciamo, la fine della Divina Commedia, ma per il lettore di Dante, forse anche per Dante, non era assolutamente scontata. Ecco, di questa spilla trovo magnifica la profondità. L'oro è in primo piano, l'oro è sullo sfondo, ma in mezzo c'è quell'abisso di blu e d'azzurro per il quale l'uomo deve viaggiare. E dato che mi hai lasciato la parola, volevo chiedere anche, visto che siamo a New York, a Mimmo Paladino, quali sono i suoi rapporti con gli Stati Uniti e con New York in particolare? Perché penso che l'esperienza americana, forse prima vissuta alla Biennale e poi direttamente, sia una parte importante della sua storia. Ma assolutamente. Beh, insomma, il mio primo incontro fondamentale, ero ragazzino, fu alla Biennale del 64 a Venezia, dove arriva la pop art. E quello fu, come dire, il grande insegnamento. Poi arriva il momento della rilettura della grande storia italiana dell'arte. Quindi diciamo prima Rauschenberg e poi Giotto, stranamente. Ma quando fine anni 70 ci furono queste prime grandi mostre o anche personali di un piccolo gruppo di artisti italiani a New York, beh, era quello il palcoscenico, insomma, per la prima volta si apriva un palcoscenico per l'arte italiana, forse unico, assolutamente unico, insomma. Era quella la vera scena dell'arte mondiale e lo è stato per un po' di anni, fino a che appunto poi l'arte come sempre diventa planetaria come sensibilità e poi ognuno prende la sua strada, insomma assolutamente New York era strepitosamente attraente e anche così, molto accogliente direi. Beh, le assicuro che è anche adesso è accogliente, non possiamo accoglierla
in questo periodo a causa del Covid, ma l'aspettiamo all'Istituto di Cultura, così come aspettiamo Cleto Munari e Alba. Speriamo di trasformare questo incontro in un incontro reale al quale potranno partecipare anche gli abitanti di New York, e di portare la spilla di Paladino insieme ad altri gioielli di Cleto Munari qui a New York. Devo dire a Munari che molte delle cose che fa non so se siano fatte e disegnate per le donne o anche per gli uomini, perché hanno i suoi gioielli una straordinaria capacità di unire eleganza, armonia e anche potenza, e anche una sorta di, non dico di violenza, ma insomma certamente sono molto powerful, come si direbbe qua. Volevo chiedere a Munari appunto se questa dimensione, che non è solo maschile o femminile, è consapevole nella sua produzione. Sì, assolutamente. Io ho questo carissimo amico che si chiama Mughini, che è uno scrittore, un giornalista che è spesso in Rai, che è un mio grande collezionista e spesso indossa i miei gioielli, ma gioielli che sono con le proporzioni che io ho fatto inizialmente per le donne, ma qualche volta ho preparato anch'io, magari per gioco, ma che troverei abbastanza naturale, normale, che gli uomini cominciassero a portare anche gioielli o anelli di questo genere. Grazie. Lascio allora la parola ad Alba per la conclusione. Grazie. Io auspico che incontri come questi avvengano più spesso, perché il gioiello soprattutto per troppo tempo è stato considerato un orto concluso, trattato dagli artisti solo per i perimetri dell'arte, dai designer solo per il design, piuttosto che dagli stilisti soltanto per la moda, o dagli artigiani solo per la parte di craftsmanship. Non è così, il gioiello è un oggetto straordinario che riesce davvero a raccontare la storia, lo stile, i gusti delle persone, ed è anche un oggetto che è capace di rappresentare perfettamente il proprio tempo, ma anche di farsi testimone e di traghettare quelle che sono state le grandi civiltà del passato. E nei gioielli del maestro Paladino, che io amo particolarmente, proprio perché c'è anche questo sapore antico, cioè questo saper decodificare degli elementi arcaici, però in un'estetica assolutamente contemporanea. E sono anche molto grata al direttore Finotti, perché l'America è sempre stata un luogo molto importante per la cultura italiana. Paladino ha appena ricordato l'importanza delle biennali, ma nel 1972 c'è un altro evento fondamentale, che è la mostra di Emilio Ambaz al MoMA, che di fatto fa conoscere il design italiano agli americani. E in questa osmosi di discipline, in questo intreccio estremamente armonioso di poetiche e di luoghi che sono geografici, ma anche dello spirito, come ci ricorda questa bellissima spilla, credo che soprattutto in un momento del genere sia molto importante esserci, parlarne e soprattutto creare arte e bellezza, come hanno fatto in questa spilla Mimmo Paladino e Cleto Munari.